Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Nel brano evangelico di oggi Gesù impiega due immagini per presentare la missione dei suoi discepoli nel mondo. Siamo ancora sul Monte delle Beatitudini perché il brano evangelico che noi abbiamo appena ascoltato è la continuazione di quel discorso della montagna che è iniziato con le Beatitudini. Dopo aver presentato la sua proposta di uomo e aver supposto che i suoi discepoli l'hanno accolta e l'hanno assimilata, Gesù dice loro: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. È molto importante identificare quel voi. Anzitutto vi dico anche che alle mie spalle ci sono due foto del Monte delle Beatitudini dove Gesù ha pronunciato questo discorso, dove comunque è collocato teologicamente il discorso da parte dell'Evangelista Matteo. Vedete il lago in questa foto stupenda e poi la chiesa ottagonale delle Beatitudini, le 8 Beatitudini. Dicevo che è molto importante identificare chi sono quel voi. Voi non è rivolto a tutti gli uomini, è rivolto direttamente a coloro che hanno accolto la proposta di beatitudine fatta da Gesù. Certamente chi vuole continuare a seguire le beatitudini della gente del mondo, della pianura per dire così, non è il voi. Voi sono coloro che hanno capito che cosa Gesù propone e poi lo mettono in pratica. Diventano sale della terra e luce del mondo. Alle mie spalle adesso vedete altre due immagini, ma appartengono tutte e due a una casa che è stata portata alla luce dagli archeologi. Si trova a Catherine ed è vicina a Cafarnao. Non è del tempo di Gesù, è leggermente posteriore, ma è praticamente uguale alle case di Cafarnao del tempo di Gesù. Erano così e allora le ho messe alle mie spalle perché le due immagini che vengono impiegate nel Vangelo di oggi si riferiscono proprio alla vita della cucina, della casa, la lanterna, la lucerna che deve far luce in queste stanze molto buie perché le finestre non davano sull'esterno ma davano sulla stanza buia anch'essa e quindi c'era bisogno di queste lucerne. Poi vedete il forno. Vediamole allora queste immagini. La prima, il sale. Voi siete il sale della terra. Che cosa significa questa immagine? Noi lo sappiamo che le funzioni del sale sono parecchie, non è solo quella di dar sapore ai cibi, ce ne sono varie di funzioni del sale e probabilmente Gesù si riferisce proprio a tutti questi significati che c'è il sale e quindi questa immagine deve essere ben recepita dai discepoli per comprendere la loro identità nel mondo.
La prima delle funzioni del sale è certamente quella di dare sapore ai cibi e fin dai tempi antichi il sale è diventato per questo il simbolo della sapienza. Anche noi oggi diciamo avere sale in testa. Uno che è senza sale, oppure quando si parla il discorso non dice nulla, noi diciamo che la conversazione è insipida, senza sapore, non si cava proprio nulla. E questa immagine è impiegata anche da Paolo per parlare della sapienza, la saggezza, la sapienza che il cristiano ha, che è una sapienza diversa, un sapore diverso da quelle che sono chiamate sapienza, ma tante volte sono stoltezze del mondo. E dice Paolo nella lettera ai Colossesi: la vostra conversazione sia sempre gradevole, condita con sale, il sale del sapore evangelico. E quindi già potremmo fare una riflessione noi, dalla bocca del cristiano quale sapienza dovrebbe uscire? Direi che la prima cosa da evitare da parte del cristiano dovrebbe essere le volgarità, le insulsaggini, le trivialità, i turpiloqui, quei discorsi grossolani non stanno bene sulla bocca di un battezzato. Uno che porta avanti una sapienza che è diversa, lo si deve notare dal linguaggio, poi un linguaggio che non sia aggressivo, sia dolce, sia simpatico, altrimenti non si è sale nel mondo, non si nota che la persona che parla è diversa, segue dei valori, dei principi che non sono quelli di tutti. Ricordiamo anche che anticamente, non tanti anni fa, io difatti quando sono stato battezzato ho ricevuto il sale sulla bocca, era un simbolo molto bello, adesso non lo fanno più, proprio per dire che il cristiano, crescendo il bambino, doveva poi sempre avere un linguaggio salato dal Vangelo e dalla logica del Vangelo. Ma siamo sale anche, sono sale coloro che hanno accolto le beatitudini di Cristo, perché introducono nel mondo una saggezza che è capace di dare sapore e significato alla vita. Proviamo a pensare alla situazione della nostra società di oggi. Io direi che è una vita che è piena di fatuità. Sembrano certe volte, quando si osservano, dei caroselli di insulsaggini che vengono proposte dalla pubblicità e dalla TV. Pensiamo a Halloween, per esempio. Che senso ha perdersi in questi riti senza alcun senso? Ma dove manca la prospettiva evangelica della vita, che sapore si può dare ai nostri giorni? Tante volte la nostra vita viene riempita di riti che sono sciocchi, che sono vuoti, che non coinvolgono il cuore e non comunicano gioia di vivere. Ecco allora la necessità che ci sia qualcuno che richiami il senso e il sapore della vita. La nostra vita deve avere un gusto, deve essere colma di sapore, di sale che è quello della proposta che Cristo fa, allora cambia tutto. Come nei cibi cambia il sapore se è presente il sale o se non c'è. Senza la sapienza del Vangelo, che senso avrebbe la nostra vita? Le nostre gioie, i dolori, i sorrisi, le lacrime, le feste, anche i lutti, i figli, i nipoti, che senso avrebbe mettere al mondo dei figli, rallegrarci della nascita di un nipote se poi non si ha una prospettiva, un senso al nostro esistere? Quali sogni e quali speranze potrebbe alimentare l'uomo su questa terra? E credo che difficilmente potrebbe andare oltre la proposta che fa il Coelet: è meglio mangiare, bere, godere i beni nei pochi giorni di vita che Dio ci dà, e questa è la sorte dell'uomo, non si va oltre. Direi questa è la proposta che fanno coloro che non hanno gustato il sale della proposta evangelica. Gesù dice che il suo discepolo è sale della terra. Se è sale della terra, non può separarsi
degli alimenti. E quindi questa immagine è un no alla fuga del cristiano dal mondo. I cristiani non devono fuggire dagli uomini e rinchiudersi in un loro mondo per autocontemplarsi, come siamo bravi noi, come siamo belli, come sono cattivi gli altri. Questi discorsi nascono da chi non ha capito che il sale deve stare insieme con la pasta, con gli alimenti, e quindi se il cristiano è sale deve stare in mezzo agli altri uomini senza complessi né di superiorità né di inferiorità, con la gioia di chi gusta il sapore della vita e siccome ama i suoi fratelli vuole comunicare anche a loro questa gioia. Sale che è sale di speranza, sale di motivazioni, nella nostra gioia di vivere. Se noi non diffondiamo questo sale abbiamo una grossa responsabilità. Quando forse vediamo delle persone con la testa bassa che in realtà si accontentano di quella che la vita offre loro momento per momento, ma non vedono lontano. Il cristiano è uno che guarda lontano e deve comunicare anche agli altri questo sapore della vita, perché è bello. Seconda immagine. Per conservare gli alimenti serve il sale. Non soltanto per dare sapore, ma per conservarli. Lo sappiamo, in quel tempo non c'erano i frigoriferi per conservare il pesce o la carne o il formaggio, le verdure. Si adoperava il sale. A Magdala, Gesù c'è stato molte volte, Magdala è la città dove si salava il pesce. C'erano tonnellate di sale che venivano portate dal Mar Morto proprio a Magdala per salare il pesce che era pescato nel lago. E questo fatto richiama il tema del sale che impedisce la corruzione del pesce non soltanto, ma il cristiano è sale perché è chiamato a impedire la corruzione morale. Il sale serviva allora per mantenere lontane tutte le forze negative, gli spiriti cattivi. Abbiamo ereditato anche noi questa immagine, difatti si sparge sale per immunizzarsi contro i malefici, le iettature. Io ho visto una volta allo stadio i tifosi dall'altra squadra che spargevano sale proprio perché temevano che avessero fatto qualche fattura i tifosi avversari. Spargere sale vuol dire tenere lontano le forze negative. Impedire la corruzione. Il cristiano è chiamato a fare questo, a non permettere che la società in cui vive, guidata da principi che sono quelli di questo mondo, il competere, il godersi a tutti i costi la vita senza pensare agli altri, l'egoismo, una società così si decompone, va in disfacimento. E il cristiano è chiamato a essere sale, a impedire il disfacimento di una società. E lo è se lui accoglie la proposta che ha fatto il Maestro. Non è difficile constatare, per esempio, che dove non c'è chi richiama, chi rende presenti certi valori su cui insiste Cristo e il Vangelo, si diffondono più facilmente la dissolutezza, l'odio, la violenza, la sopraffazione. Facciamo qualche esempio. In un mondo dove è messa in dubbio l'intangibilità della vita umana, dal suo sorgere fino al suo spegnersi naturale, senza accanimenti terapeutici, ma la vita va rispettata. Il cristiano è chiamato a essere sale, ricorda la sacralità della vita dell'uomo, che è immagine di Dio, quindi l'uomo non lo si può toccare, appartiene a Dio. Dove una società dove avere figli è considerato un diritto dei genitori che possono averli in tutti i modi, anche con grembi in affido, o che possono essere scelti per selezione genetica. Il cristiano richiama l'incondizionata accoglienza della vita, altrimenti la società si corrompe, perché una società dove non ci sono dei bambini, degli uomini con dei problemi, sarebbe certamente più comoda, ma non c'è dubbio, sarebbe meno umana. Non ci sarebbe quel richiamo all'amore incondizionato, ci ripiegheremo molto più facilmente sul nostro egoismo personale. Un altro richiamo
di essere sale, dove si banalizza, dove si mercifica addirittura la sessualità, dove le convivenze e gli adulteri non sono più chiamati col loro nome, ma passano per compensazioni affettive, per realizzazioni di una vita. Il cristiano è chiamato a richiamare la santità del rapporto uomo-donna, a richiamare il progetto di Dio sulla sessualità, e quindi la sessualità che è dialogo, che è incontro, progettualità, scambio di amore donato per arricchire, per rendere felice l'altro, altrimenti rimaniamo ancora nel campo dell'istinto, che è quello del preumano. Il cristiano deve essere sale perché richiama l'umano nell'eros, e l'umano è trasformare quello che è l'istinto naturale in agape, in amore, in dono reciproco, in dono incondizionato. Se non richiamiamo questo, la società facilmente corrompe, e non è necessario insisterci, perché anche nella nostra società di oggi stiamo verificando questa corruzione. Ancora, in una società dove si cerca il proprio tornaconto, dove si fa dell'accumulo dei beni lo scopo della vita, dove si cerca di sopraffare l'altro, il discepolo richiama con la propria vita anzitutto, e anche con la parola, che i valori sono altri, e educa anche i figli a questi valori, e quindi educa i figli anche al sacrificio, alla rinuncia, a non accontentarli in tutto, altrimenti cresceranno pretenziosi ed egoisti. Li educherà a non cercare il proprio interesse, il proprio tornaconto, educarli ad amare l'altro. Il cristiano naturalmente non imporrà questi suoi valori, non aggredisce nessuno, ma li pratica con gioia, perché è convinto che questa sia la vita autentica di un uomo. C'è un'ultima immagine legata a questo sale, alla quale Gesù si riferiva certamente. Il sale serviva per sancire, confermare l'inviolabilità dei patti. I due contraenti mangiavano sale, e quella si chiamava in ebraico Berit HaMelach, un patto di sale, un patto che non si può corrompere. Addirittura si dice che Dio ha fatto con Davide un'alleanza di sale che non verrà mai rotta. Il cristiano è sale anche in questo senso, e Gesù lo intendeva certamente. Il cristiano deve richiamare a tutto il mondo, e tenerlo sempre presente, che l'alleanza fra Dio e l'uomo è un'alleanza di sale. Per quanti disastri noi possiamo combinare, l'alleanza non si rompe, non perché noi siamo buoni, ma perché Dio l'ha sancita col sale, è inviolabile. Continua dicendo Gesù: se il sale perde sapore, attenti a non perdere il sapore. È la tentazione che noi possiamo avere, quella di addolcire un po' il sale del Vangelo per renderlo più praticabile. Ha appena presentato le beatitudini ed è complicato praticarle tutte ed essere un uomo beato come l'è stato Cristo, il beato, dove si sono realizzate tutte le beatitudini alla perfezione. Ma non è semplice. Allora, siccome non vogliamo neanche rinunciare ad essere dei beati, le pratichiamo fino a un certo punto, e allora le addolciamo un po' con i se, i ma, i però. E Gesù dice no, questo non lo si può fare. Il sale c'è il suo sapore, non addolcitelo, o vi piace o non vi piace. Se mi portano le acciughe, o mi piacciono o non mi piacciono, sono salate. Non posso dire le addolcisco un po'. Gesù l'unica cosa che vuole che noi non facciamo è di deturpare il significato e il sapore del suo messaggio. Questo non lo si può fare. Possiamo accoglierlo o rifiutarlo. Se lo rifiutiamo, danneggiamo la nostra vita, non facciamo del male a Dio, facciamo del male a noi stessi. Ma quello che non si può fare è cercare di far perdere il sapore, e stiamo attenti che allora il nostro sale è buttato sulla strada dove passano tutti, e il cristiano non viene più riconosciuto perché ha il sapore esattamente uguale a quello di tutti gli altri.
Invece il cristiano ha un sapore diverso, deve avere un sapore diverso. La seconda immagine, la luce del mondo, e adesso vedete alle mie spalle, vi è presentata ancora nella casa di Catherine, ma questa immagine però è un dipinto, ma riproduce una stanza che c'è in questa casa di Catherine, e vedete che è stata collocata anche una lucerna. La luce nella Bibbia è sempre un'immagine di Dio, un'immagine della sua vita. Dio è avvolto di luce come un manto, dice il Salmo 104, la prima creatura, la luce è sempre bella, il rovetto da dove esce la luce, la colonna di fuoco che guida il popolo di Israele nel deserto, Gesù trasfigurato, che il suo vestito diventa bianco, luminoso, sfolgorante come il sole. La luce è sempre un'immagine del divino, e quando Gesù viene nel mondo, dice l'Evangelista Giovanni, in lui era la vita era la luce degli uomini, il Battista non era la luce, testimoniava la luce che doveva venire nel mondo. E quando Gesù comincia ad annunciare il suo messaggio, lo dice chiaramente: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. E Gesù, dopo aver detto che lui è la luce del mondo, dice anche: adesso siete voi la luce del mondo. E questa è una responsabilità molto grande, perché lui è la luce giunta in questo mondo che ha dissolto la tenebra, e adesso dice: voi dovete dare continuità nel mondo a questa luce. Una responsabilità enorme, perché noi siamo tentati dopo di ricoprire un po' questa luce perché può infastidire, oppure perché non traspare da noi questa luce. Dice: non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. E alle mie spalle adesso è stato posto un dipinto molto bello che ci presenta la città di Gerusalemme, vedete il Monte degli Olivi e poi la città di Gerusalemme sullo sfondo, che è proprio in cima a una montagna che è illuminata. Ecco, il maestro ci dice che il cristiano è come questa città sul monte. Il profeta Isaia dice che Gerusalemme diventerà una città in cima alla montagna dove tutti i popoli accorreranno per ricevere la luce che esce dalla parola di Dio. E Gesù dice: siete voi adesso questa città, è la comunità cristiana che quando viene contemplata dalla gente che non ha la luce, che brancola nelle tenebre e non ha un senso della vita, vede la luce che le conduce alla gioia, le conduce alla speranza, ed è la comunità cristiana adesso che è su questo monte. Poi, sempre con l'immagine della luce, entra la lucerna, che non va posta sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, in modo che fa luce a tutti quelli che sono nella casa. L'avete vista un momento fa, quella lucerna nella casa, che è una casa come quella che c'era a Nazareth al tempo di Gesù. E adesso alle mie spalle sono state collocate delle lampade di due tipi. Vedete sulla mia destra quelle più rudimentali. È curioso, queste lampade si vede che sono più rudimentali, hanno smesso di essere usate 30 anni prima della nascita di Gesù. Invece sulla mia sinistra vedete le lucerne che erano adoperate al tempo di Gesù. Quelle ce ne sono a Nazareth, nel museo di Nazareth, ce ne sono di queste lucerne, e quindi quando Gesù impiega questa immagine si riferiva a quelle lucerne che voi vedete alle mie spalle. Dice Gesù: non mettetela sotto il moggio. Il moggio era la misura del grano. State attenti a non mettere la mia luce sotto la vostra misura, a coprirla,
a limitarla, non va limitata, lasciatela com'è. Può dare fastidio, può piacere o non piacere, ma non toccatela. Cercate di non ridurre questa luce perché avete magari paura che non diventate simpatici se la presentate. Non lasciatela uscire questa luce, perché questa luce illumina e fa soltanto del bene, indica il cammino e la realizzazione della vita. E adesso alle mie spalle c'è un'altra immagine, una foto che è stata scattata da un partecipante uno del mio gruppo che ha fatto con me il viaggio in Israele. Siamo sul lago di Tiberiade e quello non è il sole, quella è la luna che sorge sul lago di Tiberiade. E ho chiesto proprio di scattare questa foto perché? Perché la luna, lo sappiamo, non brilla di luce propria, riflette la luce che è quella del sole. È l'immagine di chi siamo noi cristiani. Gesù dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al Padre del cielo. Ecco, noi realizziamo questa incombenza che Gesù ci ha dato quando lasciamo riflettere la sua luce, quando nelle nostre persone, nelle nostre comunità traspare quella che è la luce della persona di Gesù. E allora vedranno le nostre opere belle, non le opere buone, le opere belle. Il cristiano è uno che può anche disturbare con il suo comportamento, con il suo messaggio, ma rispettando la libertà, l'intelligenza dell'altro, propone la sua proposta di vita, ma deve essere una persona affascinante perché da lui deve uscire la luce di Cristo, che è luce di bellezza, quindi non impone dogmi, codici, definizioni, non alza la voce, perché se alza la voce offende, smette di essere bello, spaventa, allontana le persone, no. Deve essere affascinante il cristiano e deve anche parlare con molta umiltà di Dio, così si rende simpatico. Noi forse non ci teniamo a essere simpatici, ma c'è nella prima lettera di Pietro un versetto, anzi 2 versetti che sono molto belli. Dice Pietro: vi esorto quali stranieri e pellegrini, astenetevi dalle bramosie di questo mondo che fanno lotta, distruggono la vostra vita. La condotta che voi avete in mezzo ai pagani sia bella, affinché, mentre vi considerano magari dei malfattori, vengano persuasi dalle vostre opere belle. E viene adoperato il termine, l'aggettivo greco kalos, non buono, agathos, bello. Dobbiamo essere preoccupati che i credenti non si disinteressino dell'opinione che si ha su di loro. Devono mostrare ai pagani che vivere secondo la proposta del Maestro è bello. Dovrebbero riconoscerci per la bellezza, non per le nostre dichiarazioni, no, per la bellezza della nostra vita, quindi simpatici, accoglienti, amorevoli, servizievoli. Questo ci rende belli, dovremmo essere splendidi proprio. La luce, dice Gesù, deve splendere a coloro che sono nella casa, e così si conclude il brano evangelico. È un messaggio importante. Prima di illuminare quelli che sono fuori dalla comunità cristiana, la luce deve illuminare coloro che ci sono dentro. Noi possiamo splendere davanti ai non credenti se prima ci siamo lasciati illuminare dalla parola e dalla luce del Maestro. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.